in grande di Balocco, o per dirla all'italiana che è più giusto, il centro sperimentale di Balocco, dal quale tutte le Alfa Romeo dei nostri sogni sono uscite dopo aver fatto mesi e mesi di palestra, esattamente come sta facendo oggi la GTAM con me, e ve lo dico a fare, è un sogno stare qui dentro con lei, che è molto più a suo agio di me. Per me è la prima volta, per lei a livello romantico è la milionesima volta, e grazie ad Alfa Romeo che ci ha permesso di giocare qui oggi, dove si sono fatti le ossa Carlo Facetti, Teodoro Zeccoli, Gianluigi Picchi, Andrea De Adamic e tutti gli uomini leggendari dell'Autodelta, che qui sviluppò la grandiosa Giulia GTA e nella sua massima evoluzione la GTAM. Per parlarvi di questa macchina avrei bisogno di essere seduto al fresco e con molta calma, perché anche qui, come ormai mi sta succedendo spesso, per mia fortuna, l'alone di leggenda è talmente forte, talmente ancora fresco e giovane, nonostante siano passati davvero ormai tanti anni, l'alone di leggenda intorno alle Giulia GTA è ancora assolutamente attuale. E lo vedi anche qui nel personale di Balocco, quando vedono passare una GTA c'è sempre il proverbiale abbassamento di cappello e la frenata è instancabile. L'inserimento in curva della GTA, anzi della GTAM in questo caso, è paranormale per una macchina dei primissimi anni 70, con un progetto molto più vecchio che gli anni 70. Pensate, i poveri concorrenti, i poveri avversari di queste auto a suo tempo, senza speranze. Si butta sui cordoli con una violenza ma una leggerezza che sono oggi impressionanti. Figuratevi all'epoca, ha una semplicità di guida sempre ovviamente relativa, ma vi assicuro ci sono macchine molto più complicate e meno vincenti. Si lancia in curva in un modo impressionante, davvero impressionante. La frenata, questa curva non me l'avrebbe perdonata nessuna macchina del vecchio challenge europeo. Questa sì, il che vuol dire che i piloti dell'epoca potevano osare molto di più rispetto agli avversari, e la macchina teneva come sta tenendo adesso. Impressionante. L'impressione che ti dà è quella di avere in mano ogni circuito e accompagnarti alla corda come una brava fidanzata fino all'ultimo millimetro della traiettoria. Io qua ho frenato tardissimo, non si scompone assolutamente, anzi le piacerebbe andare ancora più in fondo. Io non so come potessero sperare Escort e Lotus Cortina di frenare più tardi e accelerare più presto di questo apparecchio qui. E dovete pensare che la GTAM che sto guidando, siccome è una macchina che non ha mai smesso di correre, all'epoca mai smesso di correre, oggi ha un motore non originale perché i proprietari giustamente la usano ogni domenica su tutti i migliori autodromi d'Europa, e sarebbe un peccato rischiare il suo vero motore, ma qui siamo abbondantemente oltre i 200 cavalli e con questo telaio usarli tutti è un obbligo, oltre che un grandissimo privilegio e piacere. Questa curva è impressionante. Balocco riproduce alcune delle curve più importanti degli autodromi più famosi del mondo, tra cui Zandvoort, Monza, per esempio questa qui, Palermo, in modo da testare le automobili e prepararle per ogni gara, chiaramente usando le curve più difficili e più tecniche. Vi rendete conto che cos'era l'Autodelta e l'Alfa Romeo? Semplicemente i
migliori al mondo. E non ce n'era per nessuno, guardate qua! Potrei andare avanti tutto il giorno, 24 ore, e infatti erano fatte apposta. Bellissima, bellissima. Vai dentro in queste fortissime compressioni studiate apposta dagli ingegneri di Balocco per stressare le macchine al massimo e non avere poi sorprese in gara. Wow, che spettacolo! 7000 giri, potremmo andare anche un po' più su, ma questa signora ha bisogno di rispetto e bisogna assolutamente darglielo. Ogni volta che mi infilo qua è una rivelazione, una agilità, una potenza, una coppia che ti lasciano assolutamente senza parole. Una potenza in uscita di curva, una coppia e un anteriore illuminanti. Adoro il fatto che questa macchina sia una vera GTAM, non una replica, eppure sia assolutamente al massimo della sua attività. Questa corre tutte le domeniche, oh, dagli anni 70, voi vi rendete conto? Una vera macchina da corsa deve essere esattamente come questa qua. Wow! E adesso scusatemi, ma se possibile vorrei restare solo con lei finalmente in quella che era la casa della Giulia GTA e GTA